casa. Ciao, bello. Buonasera, signori. Volete accomodarvi? Sono Rocco D'Anselmo. Piacere. Roberto Valli. Prego. Grazie. Dai, muoviti. Avrei bisogno di lavarmi le mani. Venga, l'accompagno, mi segua. Grazie. Benvenuti e bentornati nella vostra soffitta preferita, quella dove apriamo cassetti impolverati pieni di meraviglie proibite e memorie audaci. Oggi accendiamo i riflettori su una figura che ha fatto scalpore, sognare e discutere, Marina Lothar. O se preferite, Marina Fraiese. Oppure, per gli amici più curiosi del cinema alternativo, Marina Hedman. 3 nomi, una sola donna. Una leggenda, svedese di nascita, italiana d'adozione. Lei invece cosa fa qui? Marina è stata una delle prime vere protagoniste del cinema per adulti in Italia, in un'epoca in cui bastava sussurrare certe cose per far arrossire mezza nazione. Una donna che ha avuto il coraggio di sfidare le regole, i pregiudizi e, diciamolo, l'ipocrisia dell'epoca. E non lo ha fatto in sordina, lo ha fatto con naturalezza, intelligenza e una presenza scenica che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nata a Göteborg nel 1944, Marina lascia la fredda Svezia per seguire il suo amore, Paolo Fraiese, giornalista Rai tra i più noti. Si sposano, mettono su famiglia, 2 figli, una vita apparentemente perfetta. Ma dentro quella donna bionda dal fascino nordico ardeva un fuoco che presto sarebbe esploso. Negli anni 70 cambia tutto. Marina si reinventa e sceglie una strada inedita e provocatoria, quella dello spettacolo per un pubblico adulto. E lo fa col botto, anzi con uno scandalo epocale. È il 1979 e Marina gira una scena molto audace, ambientata in un convento. Titoli dei giornali, dibattiti infuocati in TV, indignazione pubblica e milioni di spettatori. L'Italia scopre una nuova icona e, volente o nolente, non riesce più a ignorarla. Il fatto che fosse l'ex moglie di un noto giornalista televisivo non fa che aggiungere pepe alla faccenda. Costretta a cambiare cognome dopo una causa legale, da Marina Fraiese diventa Marina Lothar, ma la sostanza non cambia. La sua presenza buca lo schermo. E non solo quello per adulti. La nostra Marina recita anche in film d'autore, affiancando nomi come Dino Risi, Primo amore, 1978, e persino Federico Fellini nella Città delle donne, 1980. Spunta pure in commedie popolari come Fantozzi subisce ancora nel 1983. Una carriera su 2 binari. Da una parte il cinema per soli adulti, dall'altra quello d'autore. Ma per lei non c'erano differenze. Recitava per passione, con una gioia contagiosa. Non si trattava solo di mestiere, era proprio voglia di vivere senza freni, di essere se stessa fino in fondo. Le bastava arrivare sul set per dire: "Beh, quando cominciamo?" E lei lo faceva per passione. Lei veramente l'avrebbe fatto anche senza essere pagata, dei soldi non gli importava niente. Lei quando arrivava la mattina diceva: "Beh, quando cominciamo?" Non vedeva l'ora di iniziare le scene, non vedeva l'ora di andare a letto, di essere presa dall'attore, dagli attori. Eppure, la sua vita non è stata solo luci della ribalta. C'è un'ombra tragica che ha segnato per sempre il suo percorso. Nel 1979 Marina è coinvolta in un grave incidente stradale che costa la vita a un giovane di 23 anni, Massimo Bucci. Una notte di festa, un passaggio in auto, qualche avance di troppo e poi lo schianto. Marina esce illesa, Massimo muore sul colpo. Una tragedia che la segnerà per sempre. Nonostante l'assoluzione legale, verrà condannata con la condizionale per omicidio colposo. Un dramma che la spinge a tuffarsi nel lavoro con ancora più energia, quasi per dimenticare. Ma non finisce qui. Anche l'ex marito Paolo si muove legalmente, cercando di ottenere la custodia dei figli, puntando il dito sulla sua vita spregiudicata. E tu cosa ne pensi? È giusto giudicare una madre in base alle sue scelte professionali? Fammi sapere la tua nei commenti. Intanto, Marina va avanti. Collabora con grandi nomi del settore, anche internazionali. Sì,
persino con John Holmes, e si costruisce una reputazione solida, carismatica, indimenticabile. E poi negli anni 90 decide di dire basta, si ritira dalle scene e dalla vita pubblica in silenzio, con discrezione. Ma il suo mito resta, perché la storia di Marina Lothar non è solo quella di una diva coraggiosa. È la storia di una donna che ha avuto il coraggio di vivere come voleva, senza farsi fermare da nessuno. In un mondo che ci vuole tutti allineati, lei ha scelto di essere diversa, di essere vera. E forse per questo indimenticabile. Qui dalla soffitta ci piace raccontare storie così, perché dietro ogni attrice, dietro ogni scandalo, c'è una persona, un'anima, una storia che merita di essere ascoltata. E allora, se ti è piaciuto questo viaggio nella vita e nella carriera di Marina Lothar, lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti le prossime puntate. E se hai un'attrice che ti piacerebbe ritrovare nella nostra soffitta, scrivilo nei commenti. A proposito, cliccando qui accanto puoi scoprire un'altra diva che ha fatto girare la testa a mezza Italia. Ti garantisco, ne vale la pena. Ci vediamo alla prossima e ricordati, nella soffitta di Pippo le meraviglie non finiscono mai.